e oggi vi spiego come fare la fase di combattimento e il dash in War Surge. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wargames per Passione. Ebbene sì, questo è il secondo episodio di come giocare a War Surge, la serie di video che vi spiega appunto come giocare a uno dei giochi più innovativi che ho trovato nell'ultimo anno, che vi permette di giocare con qualsiasi miniatura, con qualsiasi statistica e portando avanti qualsiasi tipologia di partita. Il video che avete visto nelle settimane precedenti vi insegnava come iniziare una partita War Surge, quindi come scegliere chi ha l'iniziativa del primo turno e la prima metà delle fasi della partita di War Surge. Andiamo a vedere le altre due fasi restanti, la fase di combattimento e la fase di dash. Questo ovviamente non completa al 100% il quadro di War Surge, infatti nel prossimo video vedrete come giocare la modalità advanced delle regole, più dinamica, con delle regole in più, adatta a fare partite un po' più schermaglia o comunque un po' più approfondite, ma la vedremo poi. Quindi non perdiamoci in ciance e andiamo subito a vedere la fase di combattimento e la fase di dash in War Surge. Eccoci qui a vedere la fase di combattimento in War Surge, quella che avviene dopo la fase di movimento, che è l'ultima fase che abbiamo spiegato nell'ultimo video. Nella fase di combattimento, dove possiamo vedere ancora i nostri orchi, i nostri tau schierati, tutti questi modelli attaccheranno con le proprie armi. Non è obbligatorio scegliere un'arma sola con cui attaccare, ma i modelli attaccheranno con tutte le loro armi disponibili a patto che esse si trovino nel range, quindi la distanza disponibile per attaccare con quella specifica arma. Per esempio questi tau, avendo una gittata 18, hanno la possibilità di colpire qualsiasi unità si trovi entro 18 pollici da essi, quindi questa unità che è praticamente il capo degli orchi e questa unità che sono la banda di orchi, che forse non vedete bene, quindi ve li metto un po' più vicini. A quel punto il range si misurirà per ogni modello singolo. Se prendessimo come riferimento una distanza di 12, in questo caso riuscirebbero a colpire soltanto i primi due modelli dell'unità, in quanto gli altri tre non avrebbero nessun'arma in grado di bersagliarli. All'interno quindi della fase di combattimento si valuta un'unità alla volta, le armi a disposizione di quella specifica unità, e si attaccherà con tutte le proprie armi. È anche possibile decidere di dividere il fuoco delle varie armi, quindi i fucili potrebbero sparare parte su un'unità e parte su un'altra, a patto ovviamente di non superare il limite e di svolgere sempre le attivazioni e gli attacchi di un'arma alla volta. Finito l'attivazione e attacco di una specifica unità, tocca all'altro giocatore agire con la propria unità e quindi attaccare anch'esso con tutte le armi. In questo caso diamo per scontato che l'orco abbia in una mano una chela che avrà una gittata, non lo so, 0, quindi un contatto di basetta, oppure avrà una gittata a 2 pollici che gli permette di attaccare anche a 2 pollici di distanza, ma non è sufficiente. Di conseguenza avrà bisogno nella fase di movimento, come spiegato nell'altro video, di portarsi a contatto di basetta per attaccare con un'arma che gli permette di attaccare a distanza 0 o molto vicino per un'arma a distanza 2 e così via. Nel gioco puoi attaccare quindi con tutte le armi a tua disposizione, non è obbligatorio avere il contatto di basetta per attaccare, perché non è importante la tipologia dell'arma, se è in corpo a corpo o a distanza, ma fa riferimento totalmente e unicamente alla gittata dell'arma. Una gittata 0 implica un corpo a corpo, più di 0 implica un combattimento anche a distanza o combattimento comunque ravvicinato. Finito l'unità degli orchi di attaccare, in questo caso toccherà ai Krut qui, che decideranno anche loro magari di sparare a questi orchi, o se non vogliono sparare magari di aspettare il turno successivo per muoversi e ingaggiare in corpo a corpo per poi combattere appunto in contatto di basetta. Stabilito che non c'è una vera e chiara distinzione all'interno delle armi per il corpo a corpo e a distanza, e che nella fase di combattimento si ha sia il corpo a corpo che la distanza indiscriminatamente, dobbiamo fare una piccola distinzione. Partiamo intanto col dire che tutte le armi hanno delle statistiche ben precise. Queste statistiche le create voi con l'app. Adesso se riesco qua monterò lo schermo dell'app,
creerete voi le statistiche delle vostre armi e con queste statistiche andrete a creare quello che volete che i vostri modelli utilizzino per combattere. Partiamo appunto dalla gittata fino ad arrivare al numero di attacchi, la forza e successivamente tutte le abilità che servono per potenziare quelle armi, ma lo vedremo nel dettaglio probabilmente in un prossimo video. Le importanti differenze che ci sono all'interno dei modelli e delle armi che esulano dal corpo a corpo e gittata sono le tipologie, e queste sono le vere limitazioni all'interno del gioco. Le tipologie sono assalto, battaglia e pesanti. Queste tre tipologie differenziano le armi, ne aumentano e abbassano il punteggio, ovviamente in grado di rappresentando la versatilità. Un'arma d'assalto ovviamente sarà utilizzabile sia in corpo a corpo che a distanza, potrebbe rappresentare effettivamente le pistole di cui parlavo, che magari in corpo a corpo possono sparare e quindi un modello potrà utilizzarle anche dopo aver mosso. Le armi da battaglia sono armi un po' più difficili da utilizzare e queste armi da battaglia hanno la limitazione che non ti permettono di fare la fase di dash, quindi quella che vedremo in seguito. Mentre l'ultima categoria, quelle pesanti, sono le armi effettivamente più difficili da utilizzare, da portare sul campo per i propri scontri. Le armi pesanti non permettono neanche il movimento iniziale dei modelli. Per tirare con un'arma pesante è obbligatorio rimanere fermi nella fase di movimento per poter tirare successivamente, e una volta tirato non ci si potrà muovere neanche nella fase di dash. Ovviamente questa tipologia di armi hanno anche dei risvolti negativi in combattimento. L'assalto non ha alcun tipo di risvolto negativo, potrebbero essere pistole, potrebbero essere baionette, non succede niente. Se un'unità equipaggiata con armi d'assalto entra in corpo a corpo, entra in contatto di basetta con un avversario, questi potranno combattere senza alcun tipo di limitazione. Armi da battaglia hanno un -2 per combattere in corpo a corpo. Allo stesso modo, le armi pesanti, una volta entrato in corpo a corpo, saranno armi che daranno un -4 per combattere contro i propri avversari. Di conseguenza capite, molto svantaggioso, ed è importante avere una giusta differenziazione all'interno delle armi nel gioco per poter capire la profondità dei movimenti e la profondità tattica. Una volta messi questi bonus, malus e iniziato a combattere, bisogna anche capire quali sono le limitazioni, visto che non c'è una differenziazione, come dicevo, tra armi da tiro e armi in corpo a corpo. Qual è la differenziazione che impedisce a un'unità di attaccarne un'altra una volta ingaggiata in corpo a corpo? Allora, non ci sono vere e proprie limitazioni, e da poco sono stati aggiunti dei bonus e malus nel caso in cui si decida di combattere o meno con unità ingaggiate o che ricevono fuoco amico. Sia che si decida di attaccare un'unità ingaggiata con un alleato e quindi più difficoltà a colpire per evitare il fuoco amico, sia che un'unità ingaggiata con un'altra decida di aiutare un alleato e di conseguenza si deconcentri dal proprio combattimento per combattere un altro combattimento con un'altra fase di fuoco, tirando, sparando o utilizzando un'arma secondaria. Questi sono gli unici malus che, diciamo, danno un po' di movimento e impediscono di effettuare dei combattimenti troppo liberi all'interno del gioco. Ci troviamo invischiati in questi combattimenti. Qui abbiamo questi Krut contro questi orchi e qui abbiamo il capitano orco contro questi Tau. Ora, come anticipato nell'ultimo video, una volta ingaggiati in corpo a corpo, se non per abilità speciali, i modelli non possono lasciare il combattimento, quindi parlo del contatto di basetta, fin tanto che una delle due unità o per regole speciali si è ritirata o si è teletrasportato, o fatto qualsiasi tipo di azione che gli è permessa, oppure muore. Non c'è altro modo per lasciare il combattimento. Ma il combattimento in soldoni come avviene? Una volta viste le statistiche delle armi e scelta la statistica dell'arma con cui si vuole attaccare l'avversario, il combattimento avviene a turni alterni. Quando tocca a me attivare la mia unità che combatterà, attiverò la mia unità. Poi toccherà all'avversario scegliere con quale unità combattere, un po' alla Warhammer Age of Sigmar, che potrebbe selezionarne una in un altro combattimento. E così via, finché non ci saranno più unità da attivare. Stabilito ciò, si combatte effettivamente.
Come già anticipato, le armi hanno un valore di range che gli permette di capire dove e come possono arrivare agli avversari. Hanno un valore di attack che rappresenta il numero di attacchi che il modello specifico può fare con quell'arma. Di conseguenza, più il numero è alto, più dadi si tireranno per vedere, accaduto, quanto è facile colpire l'avversario o con che probabilità. Il valore di power rappresenta la forza dell'arma, che andrà paragonata in una pratica tabellina contro la difesa del modello che riceverà l'attacco, per capire quale sarà il valore da assegnare a questi dati per avere un successo. Diamo per scontato che stiamo attaccando con un'arma 4 contro una difesa 4, sarà un 4 da tirare, perfettamente in equilibrio come l'universo. Per ogni tiro che questi Tau faranno pari o superiore a 4, ci sarà una ferita inflitta all'avversario, un colpo dato a segno. In questo caso 3 dadi. L'avversario quindi avrà da prendere questi 3 dadi e cercare di tirare sulle proprie statistiche. Le statistiche le vedremo comunque più approfonditamente in un altro video se sarete interessati. Basti sapere che ogni modello ha un valore di difesa, un'armatura, che è un tiro da fare per evitare di essere colpiti. In questo caso, trattandosi di un capitano orco, potrebbe essere altre più, quindi per ogni 3 o più che io ho inserito nelle statistiche del mio modello, salverò una ferita. In questo caso, tutte e 3. Se un'altra statistica delle armi, il valore di penetrazione, fosse pari a 3 o meno, io avrei dovuto ignorare il tiro salvezza del mio orco. Questo vuol dire che non avrei potuto tirare dadi, in quanto la penetrazione delle armi sarebbe stata troppo alta per permettermi di difendermi. Vi sono poi altre abilità possiamo dire secondarie, che sono il deflect, il ward e il parry. Sono 3 abilità delle armi che aiutano a aumentare la difesa di un modello. In poche parole, sono statistiche che vengono inserite per dare un bonus di difesa magico, un bonus di scudo e qualsivoglia tipo di bonus che rappresenti effettivamente un combattimento un po' più variabile. Una volta inflitti i danni, i modelli, in questo caso non è morto nessuno, ma ci fossero state delle perdite, vengono rimossi. L'orco è sopravvissuto. Diamo per scontato che il combattimento sia proseguito, sia andato avanti. E di conseguenza vediamo delle morti da questo lato, vediamo delle morti da questo lato e magari ne vediamo anche da questo lato. Ogni modello che muore nella fase di combattimento non viene rimosso dal campo fin tanto che tutto il combattimento non è finito. Questo perché in Warsurge il combattimento, per quanto si scelga alternativamente le unità da attivare per attaccare, è simultaneo. Questo perché rappresenta la simultaneità della battaglia, quello che succede in un attimo, in un secondo, la dinamicità e anche la brutalità. Di conseguenza tutti i modelli morti da un'unità o dall'altra hanno la possibilità, nel momento in cui arriva il loro turno, di rispondere, perché non sono morti, moriranno in questa fase di combattimento, ma finché non è finita la fase di combattimento, loro sono ancora vivi. Questo va un po' a mitigare quel chi inizia per primo vince. Finita la fase di combattimento e rimossi i modelli, è finita. Non mi sono dilungato troppo sulle statistiche, ma vi ho fatto più o meno capire le statistiche di armatura cosa servono, le statistiche di attacco cosa servono, cosa si utilizza per combattere e via discorrendo. Ovviamente tutto questo lo trovate nel dettaglio nel regolamento. È sicuramente difficile da spiegare, ma non da giocare. È veramente semplice, lineare, banale. Banale ma non stupida. La possibilità di mantenere i modelli fino alla fine del combattimento in modo che possano rispondere agli avversari, la possibilità di avere libertà sull'attacco ma con comunque malus e bonus che vadano a rappresentare un po' più profondamente il gioco, un po' più profondamente la simulazione della battaglia, rendono il tutto molto divertente. Soprattutto l'utilizzo poi di statistiche conosciute che sono palesemente recuperate e tirate fuori dal vecchio Warhammer 40.000.
Abbiamo quindi finito la fase di combattimento, non esiste una fase di morale post combattimento se non data da determinati perk e dai giocatori in comune accordo, regole esistenti e che modificano, alzano, aumentano, diminuiscono le statistiche dell'unità, quindi rendergli impossibile la fuga, rendergli impossibile la morte o comunque rendergli molto difficile la morte e allo stesso modo rendergli magari possibile la fuga, il deterioramento mano a mano che l'unità va avanti a combattere e riceve perdite. Tutte cose che vedremo molto più approfonditamente magari in un altro video, ovviamente se ne avete necessità e ne avete desiderio. Abbiamo quindi finito la fase di combattimento, ognuno ha ripreso le proprie postazioni per permettermi di parlarvi della fase di dash. E della fase di dash non c'è molto da dire, è l'ultima fase della partita e è la più banale, perché ve l'ho già spiegata prima. La fase di dash non è altro che la fase di movimento ripetuta un'altra volta. Questo perché permette alle unità che ancora non hanno avuto modo di agire o che non hanno potuto per qualsivoglia modo agire o che si sono trovate magari libere per aver visto la morte di tutta la loro unità che stavano affrontando, di muoversi ulteriormente. È, possiamo dire, un movimento di consolidamento che ha una statistica a parte, quindi la statistica di dash appartenente ai modelli, e che si svolge in tutto e per tutto come la fase di movimento. Nella fase di dash è possibile attivare le regole e i perk del dash, è possibile essere influenzati dal terreno difficile e il terreno accidentato, è possibile anche entrare in corpo a corpo con l'avversario se si ha abbastanza dash per farlo. È possibile quindi per un'unità che ha abbastanza movimento e abbastanza forza uccidere un'unità nel turno in cui la ingaggia e continuare il proprio movimento caricandone una seconda. Perfetto per rappresentare unità di cavalleria che arrivano, sfondano e procedono verso gli avversari. Non credo ci sia molto altro da dire sulla fase di dash. Con questo si conclude il mio tutorial di come giocare a Warsurge, o almeno la mia serie di 2 video su come giocare alla versione base di Warsurge. Vista così e rappresentata così può sembrare banale, ma Warsurge ha dalla sua la possibilità di farvi creare dei mondi incredibili e di farvi creare delle statistiche che si adattano al gioco che voi potete portare avanti. Di conseguenza non soffermatevi sul fatto che non esiste la fase immorale, non soffermatevi sul fatto che il combattimento non vi sembra così approfondito, perché ogni cosa in Warsurge può essere modificata. E ovviamente c'è ancora una cosa che dovete vedere, la modalità avanzata. Ma della modalità avanzata del gioco ne parleremo nel prossimo video, in cui andrò a spiegarvi cosa del gioco base cambia, come si evolve e come portiamo Warsurge ancora su un altro livello, in quanto vi permette di giocare schermaglie più approfondite con reazioni e attacchi per affrontare l'avversario al meglio delle proprie possibilità. Non fermatevi su questi primi 2 video, aspettate il terzo, perché io sono qui per spiegarvi come si gioca a Warsurge in toto. Detto questo, da Mattia è tutto, qui su Wargames per Passione, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!